C'era una volta una giovane donna di nome Elisa, che amava profondamente i luoghi tranquilli. Ogni volta che la vita diventava troppo rumorosa, troppo caotica, troppo piena di richieste, lei cercava un posto dove tornare a respirare. Quel posto era un piccolo lago nascosto tra le colline, circondato da alberi alti e silenziosi. Nessuno andava lì la sera, e questo lo rendeva il luogo perfetto per ritrovare se stessa. Quella notte, Elisa aveva lasciato la casa senza una vera ragione. Non aveva programmato nulla. Aveva sentito un peso nel petto, una di quelle sensazioni difficili da spiegare, e sapeva che l'unico modo per scioglierla era tornare al lago. La luna, piena e luminosa, sembrava quasi invitarla con la sua luce bianca che filtrava tra i rami. Quando arrivò, il silenzio la accolse come un abbraccio familiare. Scese lentamente verso il molo di legno, lo stesso molo su cui si era seduta tante volte, sia nei momenti felici che in quelli incerti. Il legno era fresco sotto i suoi piedi e l'aria era tiepida, profumata di acqua e di foglie bagnate di rugiada. Elisa si sedette sul bordo e lasciò che le gambe dondolassero nel vuoto. Poi immerse lentamente i piedi nell'acqua calma. Era fresca, quasi gelida, ma piacevole. Il lago era immobile, come una grande distesa di vetro oscuro su cui la luna si rifletteva perfettamente, creando un cerchio di luce morbida che si muoveva appena con il suo tocco. Rimase lì in silenzio per qualche minuto, ascoltando il canto lontano dei grilli e il frusciare leggero delle foglie. Ogni respiro diventava più lento, più profondo. Era esattamente ciò di cui aveva bisogno. Da qualche settimana Elisa si sentiva smarrita. Aveva ricevuto un'offerta di lavoro in un'altra città molto lontana. Era un'opportunità importante, una di quelle che molti aspetterebbero per anni. Eppure, dentro di lei cresceva un'inquietudine strana, difficile da ignorare. Accettare avrebbe significato cambiare tutto: casa, abitudini, amicizie, vita quotidiana. Rimandare avrebbe significato rinunciare a un'occasione preziosa. Non sapeva cosa fare e il pensiero la seguiva giorno e notte. Mentre osservava l'acqua muoversi in piccoli cerchi attorno ai suoi piedi, tornò un ricordo della sua infanzia. Aveva 10 anni quando suo padre l'aveva portata per la prima volta su quel molo. Ricordava ancora la sua voce calma mentre le spiegava che i momenti importanti della vita richiedono silenzio. Quando non sai cosa scegliere, le aveva detto, vieni in un posto tranquillo. Respira. Lascia che le risposte arrivino da sole. Da allora Elisa aveva sempre fatto così e quella sera sperava che il lago potesse ancora aiutarla a capire. Si distese sul molo, lasciando che i capelli si aprissero intorno alla testa come un piccolo ventaglio. Guardò il cielo. Era limpido, pieno di stelle scintillanti che sembravano brillare solo per lei. Una leggera brezza accarezzò la sua pelle, portando con sé l'odore fresco dell'acqua. Chiuse gli occhi e ascoltò. Dopo un po' aprì lentamente le palpebre e rimase a guardare la luna. Quella luce morbida, così costante e serena, la rassicurò. La tranquillità del lago sembrava dire: qualunque cosa tu scelga andrà bene. La vita continuerà a muoversi come quest'acqua calma. Elisa si tirò su lentamente e rimase seduta in posizione eretta. Passò una mano sulla superficie liscia del molo, seguendo le venature del legno consumato dal tempo. Pensò alle persone che avrebbe lasciato restando dov'era. Pensò alle persone che avrebbe incontrato se fosse partita. Pensò anche a se stessa, a ciò che desiderava davvero, al tipo di vita che voleva costruire.
e cominciò finalmente a mettere in ordine i pensieri. Ripensò alla sua amica Chiara, che era sempre stata al fianco suo. Ripensò ai pomeriggi passati insieme a ridere per cose senza importanza, alle cene improvvisate, alle lunghe conversazioni sull'amore e sul futuro. Se fosse partita, quegli momenti si sarebbero rarefatti, ma forse, pensò, l'amicizia vera non si spezza con la distanza. Cambia forma, questo sì, ma non perde il suo valore. Poi pensò al lavoro. Era un'opportunità grande, una di quelle che gli avrebbero permesso di crescere e imparare. Una parte di lei si sentiva pronta, desiderosa di mettersi alla prova, di esplorare un nuovo capitolo, ma un'altra parte temeva di sbagliare, di perdere equilibrio, di sentirsi sola. Elisa sospirò. Era difficile capire cosa fosse giusto, ma quella sera, su quel molo, con il cielo aperto sopra la testa, si rese conto che forse non esiste una risposta perfetta. Esiste solo la risposta che fa sentire sereni. Mentre rifletteva, un leggero movimento attirò la sua attenzione. Piccole onde si muovevano verso il molo spinte da un soffio di vento. Le guardò avvicinarsi e infrangersi dolcemente contro il legno. Ogni onda era un'idea, un pensiero, una possibilità. Alcune arrivavano decise, altre scomparivano prima di toccare il bordo. E in quel ritmo semplice e naturale, Elisa vide qualcosa di chiaro. La vita non deve essere controllata in ogni dettaglio. A volte basta seguire il movimento, come l'acqua. A volte bisogna lasciarsi portare. Con quella consapevolezza nuova, si alzò e fece qualche passo sul molo. Il legno scricchiolò leggermente sotto il suo peso. Si avvicinò all'estremità e guardò il lago stendersi davanti a lei come una distesa infinita. Le venne un pensiero improvviso. Non importa dove andrà, il lago resterà sempre lì e soprattutto lei potrà sempre tornare a cercare calma dentro se stessa. Uno smellino si disegnò sulle sue labbra. Non aveva ancora deciso cosa fare, ma per la prima volta non si sentiva più in ansia. Sapeva che la scelta sarebbe arrivata naturalmente, proprio come le onde che toccavano il molo senza fretta. Sedette di nuovo, inspirò profondamente e chiuse gli occhi. Si immaginò in entrambe le strade, una dove rimaneva, una dove partiva. E mentre respirava, si rese conto che una di queste immagini la faceva sentire più viva, più curiosa, più pronta. Quando riaprì gli occhi, la luna era ancora lì ad osservarla e Elisa sentì dentro di sé una risposta tenue, silenziosa ma limpida come l'acqua del lago. Rimase sul molo ancora a lungo. Il tempo sembrava essersi fermato. La notte era diventata più scura, ma allo stesso tempo più accogliente. L'aria si era fatta più fresca, ma non fredda. A un certo punto, un gufo lontano emise un breve richiamo. Elisa sorrise. Era come se il bosco stesso gli stesse augurando buona fortuna. Quando sentì che era il momento giusto, si alzò e si stiracchiò lentamente. Si tornò per osservare ancora una volta il lago. Era calmo, identico a quando era arrivata, eppure per lei tutto era cambiato. Si sentiva più leggera, più centrata, più consapevole. Camminò lungo il molo, passo dopo passo, ascoltando il suono morbido del legno sotto i piedi. E quando raggiunse la riva, si fermò un istante a respirare profondamente. Quella notte aveva trovato una risposta, e la risposta era dentro di lei. Non era né un sì né un no. Era una sicurezza nuova. Qualunque strada sceglierà, sarà quella giusta perché sarà una scelta fatta con calma, con ascolto e senza paura. Elisa tornò a casa sentendo una serenità che non provava da tempo. La luna continuava a brillare sopra il lago e lei sapeva che quel luogo speciale l'avrebbe sempre aspettata.
E mentre si allontanava lungo il sentiero che conduceva alla città, il silenzio della notte sembrava accompagnarla passo dopo passo, come un vecchio amico. La sua decisione avrebbe preso forma nei giorni successivi, ma dentro di lei la pace era già arrivata.